Ciao a tutti, oggi parleremo di stampanti EcoTank. Qualche persona sicuramente avrà sentito dire in questi mesi, qualche annetto, almeno una volta, stampante EcoTank, quindi andiamo a vedere proprio nello specifico cos'è questa stampante EcoTank. Prende le stampanti EcoTank non sono altro che precise, identiche alle classiche stampanti a getto di inchiostro, quindi alle classiche inkjet. Prende l'unica differenza fra stampanti a getto di inchiostro e stampante EcoTank non è altro che appunto nell'inchiostro stesso. Quindi se in una stampante a getto di inchiostro o inkjet andiamo noi a sostituire le classiche cartucce, quindi ci rifacciamo un pochettino a qualche video fatto qualche giorno fa, quindi le classiche scatolette che potevano essere da 4 o da 6, vi ricordate, anche di più, nella stampante EcoTank questo problema non sussisterà più. Perché? Perché la stampante EcoTank intanto è una stampante innovativa e addirittura nel mondo se ne sono venduti più di 90 milioni, quindi cifre assurde, a prescindere che è una stampante a colori anche velocissima. Il punto principale è proprio il serbatoio anziché le cartucce, quindi anziché andare a trovare le cartucce andiamo a trovare il classico serbatoio diviso in 4 colori, quindi sempre i classici 4 colori primari, quindi un serbatoio diviso per 4, dove andremo a mettere il liquido questa volta direttamente nel serbatoio, liquido nero, ciano, giallo e magenta, e quindi la stampante stamperà direttamente tirandosi a poco questo liquido direttamente dal suo serbatoio. Ovviamente a chi è proposto questa stampante, insomma qual è l'utente finale che deve andare ad acquistare questa stampante? Sempre secondo me chi stampa molto con una stampante a colori, quindi chi ogni mese stamperà un tot di pagine, a prescindere che già si stampano molte pagine in più rispetto a una classica stampante a getto di inchiostro, ma il livello è molto più superiore, quindi se ne stamperanno veramente molte di pagine. Quindi già anche con l'inchiostro stesso, che è sempre un pochettino più basso rispetto a quelle nuove che andate a comprare, quindi quelle che già vi fornisce per esempio Epson, se compriamo una Epson o se compriamo una Canon, quindi già l'inchiostro sempre il primo è un pochettino più piccolino rispetto a quelle proprio nuove che andiamo a comprare e quelle che andiamo a sostituire. Quindi stamperanno veramente tante pagine già sin dal primo inchiostro. Quindi stavo dicendo che questa stampante è adatta per un utente finale che stampa davvero molto. Ovviamente se stampiamo qualche pagina un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, 2 giorni no, allora in quel caso non è che non convenga, però c'è sempre quel piccolo problemino che potrebbe, come è capitato a me che qualche cliente ha rientrato la stampante, che potrebbe avere qualche piccolo problemino di incrostazione nei tubicini in questo caso, quindi non negli ugelli. Quindi il tubicino stando diciamo fermo e non pompando sempre questo colore potrebbe fare quel piccolo granellino di inchiostro un po' più rigido, in modo da non permettere più diciamo, il flusso dell'inchiostro stesso, quindi dell'inchiostro liquido. Quindi questo per quanto riguarda insomma tutte le cose liquide che non vengono utilizzate, che tendono ad addensarsi, quindi a fare la classica crosticina. Quindi non adatti in questo caso all'utente finale che non stampa molto. Per chi invece stampa molto e vuole anche quella velocità e vuole risparmiare un bel po' di soldi sulle cartucce, perché vi assicuro che si risparmieranno molti soldi sulle cartucce comprando direttamente i 4 flaconcini, in quel caso proprio si va a vendere una stampante EcoTank, perché ve la consiglio, veramente ottima stampante. Quale scegliere come marche? Sempre come abbiamo detto ieri, insomma possiamo andare a scegliere benissimo una stampante EcoTank che possa essere la classica Epson. Diciamo, secondo me qualità-prezzo è una delle migliori. Come prezzo ovviamente non può essere mai paragonata a una stampante a centro di inchiostro, perché non ne troveremo mai a 60 euro di EcoTank. Per acquistare una buona EcoTank diciamo che in media ci vogliono su per giù i 200 euro a salire. Qualche volta la stampante anche a 200 euro stessa la possiamo trovare scontata, però di poco, a livello di un 179-175 euro. Però effettivamente questa spesata, se fate un utilizzo massiccio della stampa a colori, effettivamente ve la ripagherete subito con la soluzione delle cartucce, che non avverrà in maniera immediata, ma acquistando i flaconcini sarà proprio un acquisto lungo nel termine, quindi effettivamente poi l'ammortizzerete subito nel tempo con l'acquisto dei flaconcini anziché le cartucce. Detto ciò, vi auguro a tutti una buona navigazione nel mondo dell'informatica. A presto!